ticking time bomb. You know I'm about to explode. I got a nuclear reactor. You got me stuck in this race. I'm breaking out of this cage. It's about to get heated. Hot lava in flames. I'm a freight train. Carlo Salvadori, giro veloce 1:38.309 con la sua BMW per Glass Racing Italia. Di nuovo all'interno Salvadori va a prendere la prima posizione. Luca Salvadori. Luca Salvadori. Luca Salvadori, caso BMW vince a Misano. Nah, can't stop me. Can't stop me. Nah, can't stop me. You already know that I'm on a roll. You're losing control. It's just how it goes. It's a wild ride. Makes you feel alive. Ain't stressing, they bow out when I step in, left you on the side, acting like you had the right. You know that I don't even try. Can't stop me. Can't stop me. They're watching from the sidelines. I'm living my whole life. I go hard all the time, 'cause that's just how I cry. I can't see it in my mind's eye. They're working all the angles. They're selling you a fable. It makes you look unstable. See it in my eyes. Can't stop me. Can't stop me. I know that we're going so wild. Bene ragazzi, dopo mesi ci siamo. Ho cercato di tenerlo nascosto fino all'ultimo momento e mi avete beccato nell'ultimo weekly dove si vedeva proprio in piccolino la scritta Barney Racing. Comunque è un mezzo sogno che si avvera, arrivare in Ducati e soprattutto nel team più titolato a livello italiano. Guardandola ho i brividi e non vedo l'ora di iniziare. Ma andiamo al sodo perché di domande ce ne sono tante. Dove correrò quest'anno? Correrò nell'International Trophy 2021. Cos'è l'International Trophy? Semplicemente il campionato che ho fatto l'anno scorso, ma andando anche all'estero diventerà una sorta di mini europeo che negli anni a venire si espanderà sempre di più, sperando ovviamente che migliori la situazione Covid, che purtroppo lascia tutto un po' in forse. E questa è la prima cosa. Successivamente con Ducati faremo delle cose pazzesche. C'è in programma un evento incredibile che ancora non posso spoilerarvi, ma tra pochissimo vi aggiornerò. Sarà un tentativo di record, come dire, molto difficile ma strastimolante. Oltre all'International farò qualche wildcard per tenermi in allenamento nella Pirelli Cup. Come al solito tutto questo potrete vederlo nei miei canali social, su YouTube per vedere le gare dal mio occhio e in diretta su Twitch che ormai siamo 70.000 ed è una roba incredibile. Quindi mi raccomando, seguitemi su tutti i canali. Un'altra domanda che mi hanno chiesto in molti è: perché hai cambiato team e soprattutto moto? Allora, avete visto l'anno scorso che ho fatto un test su un V4 1100 di serie e ne sono rimasto innamorato. Ho girato subito fortissimo e soprattutto mi ha dato proprio il piacere di guidare. Al contrario mi sono trovato un po' in difficoltà con il nuovo BMW, come avete visto, difatti siamo tornati alla 2018, che è un po' la moto che sento più mia. E già da lì stavo iniziando a pensarci, perché insomma non si può correre con la BMW S1000RR 2018 per tutta la vita. E soprattutto sapendo un po' dalle voci di paddock quali saranno i miei avversari per il 2021, mi sono detto: Luca, devi proprio fare all-in e provarci, anche perché negli ultimi 4 anni abbiamo fatto 3 volte secondo e cioè direi che è ora di dire basta. Quindi, come potete vedere dietro di me, questa V4R è alla fine sulla carta la moto migliore, ma come ben sapete per vincere campionati
non basta solo quello, ma insomma mi sono voluto mettere nelle migliori condizioni quest'anno. La moto è preparata dal Barney Racing Team per il regolamento Open dell'International Trophy e vi chiederete che differenze magari ci sono dalla Stock 1000, Superbike Chiv e via dicendo. Possiamo dire che è una sorta di ibrido tra Superbike e Stock 1000 ed è anche un po' il bello di questo campionato perché ci possono essere moto uguali ma con preparazioni differenti. C'è chi punta di più sulla ciclistica, c'è chi punta di più appunto sul motore. L'International si articolerà su 9 tappe totali, 2 insieme al campionato spagnolo a Valencia e altre 7 su suolo italiano assieme al CIV. Dopo che la Stock 1000, come sapete, è stata chiusa, sarà bello tornare all'estero a gareggiare e soprattutto con una visione futura. E la chiudiamo qui. Devo dirvi che in sella pronti via mi sento veramente comodo. Non pensavo, perché dall'esterno sembra una moto molto compatta, molto piccola. Invece tanta roba, mi sento veramente bene e non vedo l'ora di utilizzarla per la prima volta tra 3 giorni a Misano, a meno di cataclismi come al solito per regioni chiuse e via dicendo. La moto, cosa che non abbiamo detto prima, è equipaggiata con un'elettronica Magneti Marelli che è veramente tanto più avanzata rispetto a quello a cui ero abituato. Abbiamo una marea di mappe, freno motore, engine brake, traction control, risposta del gas. E la cosa bella, in un certo senso, è che l'ingegnere fa il grosso del lavoro con questa centralina, poi ti viene semplificato a te come pilota appunto il modificare mappe e via dicendo, avendo solo 3 setting per ognuna di queste cose, appunto TC, engine brake e throttle, che sarebbe l'acceleratore. Difatti ho già la moto che mi sta cazziando perché appena tocco il gas mi illumino di rosso tipo off, ti sto eiettando, non usare l'acceleratore, e noi non lo tocchiamo perché sennò poi il signor Barney mi fa. Ritrovo come l'anno scorso un kit Öhlins sia al posteriore che all'anteriore gestito da Andreani, quindi lì top perché secondo me sono le sospensioni migliori e ho sempre usato quello. Ritrovo il freno posteriore a manubrio che anche quello lo utilizzavo tantissimo verso la fine della stagione, quindi sono contento ci sia anche qui. Motore, appunto, vi chiederete cosa cambia dall'originale. Sempre qui non è dato sapere perché se parlassi di numeri, ripeto, verrei rubato da delle spie russe, quindi non è assolutamente il caso di parlare neanche di quello, però parliamo che in linea di massima potremmo essere tra i 200 cavalli all'albero. Ovviamente vi ho dato giusto qualche chicchetta perché qui sennò si dovrebbe stare tutta la notte, ma mi raccomando, seguite i prossimi video perché nel primo test ci sarà il primo assaggio e le prime sensazioni su questo mostro. Bene, come ultima cosa rimangono gli obiettivi della stagione e direi che ce n'è solo uno: vincere! They're watching from the sidelines.